I Peccatori, Sinners, titolo originale, è un film di Ryan Coogler, che è un regista giovane, emergente, e che viene essenzialmente dal cinema mainstream, dal cinema quello diciamo anche un po' pecoreccio, dal Marvel Cinematic Universe, quindi proprio diciamo dal mio punto di vista proprio la negazione dell'arte cinematografica. Infatti sono andato a vedere il film vedendo delle recensioni veramente entusiaste sulle riviste di cinema, insomma, che dominano lo scenario del web, che non sono vere riviste di cinema, però ci sono quelle, quindi uno diciamo che ci beccano anche qualche volta, si basa anche su quelle, facendo degli esperimenti, dei tentativi. E sono andato a vederlo e devo dire che la prima parte del film mi ha abbastanza sorpreso, perché il linguaggio è piuttosto originale, piuttosto innovativo, e la confezione è davvero impeccabile. E comunque si ha l'impressione, questa specie di incantesimo che creano spesso gli studios americani, si ha questa parvenza di film d'autore, tra virgolette. In realtà è appunto una parvenza, cioè gli studios americani, per una serie di motivi che non sto qui ad elencare, cercano di proporre i loro prodotti come dei prodotti innovativi, un po' come fa Netflix, che propone in pratica, nella maggior parte dei casi, non sempre ovviamente, ci sono delle eccezioni, ma nel 95% dei casi propone dei film vecchi che comunque partono da una base di successo o da un tema che oggi interessa al popolo, e poi lo riconfeziona dandogli, come dire, una facciata, una confezione appunto di quasi a volte cinema sperimentale, cioè a volte c'è qualcuno che ha avuto il coraggio di usare anche questa parola. E, e qui l'operazione è la stessa. Tant'è vero che nel cinema hollywoodiano anche i cosiddetti autori, eh, quando fanno un film con le sussidiarie dei grandi studios dedicate specificatamente al cinema, ripeto, tra virgolette, d'autore, diciamo finto d'autore, molto finto, come per esempio Paramount Vantage o Regency Media, e è lo staff stesso che ha quel linguaggio un po' standardizzato, poi cambia a seconda del regista del progetto, di finto cinema d'autore. Faccio un esempio: quando abbiamo visto il film Soldato, di un regista italiano, Stefano Sollima, che ha fatto questo film a Hollywood con Benicio del Toro e l'altro grande attore, adesso non mi viene in mente il nome, che aveva fatto Non è un paese per vecchi, insomma, che fa tutti questi personaggi di action che si muovono in contesti desertificati. E ora, quando si vede questo film, eh, si ritrova ben poco del regista italiano che abbiamo conosciuto con i prodotti italiani. Perché? Perché nel cinema americano questa patina da film d'autore, questa patina a volte appunto anche di sperimentazione, sperimentale, viene data dal team, cioè è il team stesso che eh, mette delle sperimentazioni qua e là, la fotografia con la fotografia, la scenografia,
la storia, ognuno nel suo reparto contribuisce a fare un prodotto che perché chi lo commissiona, il produttore che è il proprietario del film, che non dà tutta questa importanza poi alla fine né al regista né a tutti gli altri componenti, ma sono semplicemente degli impiegati che eseguono il loro lavoro con una parvenza che appare anche a loro stessi una libertà creativa, ma in realtà questa libertà creativa è incanalata in precise linee guida che poi sono tutte messe nella storia, nello script. Cioè lo script nel cinema a cosa serve? Lo script, il cinema non è molto legato secondo me a una sceneggiatura, perché è come se un pittore scrivesse la sceneggiatura del suo quadro, è come se Van Gogh prima di dipingere i suoi girasoli avesse scritto la sceneggiatura minuziosamente per poi realizzarla. Dice, ma il cinema è un prodotto industriale? No, assolutamente, il cinema diventa un prodotto industriale con la nascita di Hollywood. Prima il cinema era appunto un giocattolo magico nelle mani dei pittori del primo Novecento, che quando Lumière e compagni hanno tirato fuori dal cilindro questo giocattolo magico, si sono buttati in massa a sperimentare con questa nuova forma artistica. Il cinema delle origini è un cinema potentissimo. Poi è stata creata Hollywood e lì è uno spartiacque proprio nella storia di quest'arte, ma quel periodo è uno spartiacque proprio nella storia dell'umanità, e vabbè, non ci allarghiamo oltre. Quindi tornando a The Sinners, i peccatori, ci troviamo di fronte a un film che applica per l'ennesima volta questa formula, che è praticamente una formula onnipresente che possiamo trovare in tutti i film proposti come film d'autore da Hollywood. Ora, qui il regista Ryan Coogler non ha neanche questa grande pretesa, ma si vede che per questo particolare progetto si voleva raggiungere anche un certo tipo di sperimentazione visiva. La prima parte del film, diciamo, il film si divide in due parti. Una è un racconto drammatico e anche gangsteristico di questi due fratelli neri che tornano da Chicago nella delta del Mississippi e ricominciano a prendere contatto con quelli che erano tutte le persone della loro vita, compreso il protagonista Michael B. Jordan, la star ingrediente del progetto, bravissimo tra l'altro. Riprende contatto con sua moglie che ha dei poteri sciamanici, paranormali, e così via, tutta una serie di personaggi. E in questo luogo loro comprano una vecchia segheria che vogliono adibire a sala da ballo, bisca e come dire, locale dove si beve, alcolici. Credo che siamo nell'epoca del proibizionismo, siamo alla metà degli anni 30, e quindi iniziano a fare tutto questo progetto. Il film inizia con il piccolo cuginetto, che è il protagonista vero del film, dei due fratelli gangster, tra cui Michael B. Jordan, che tornano da Chicago, che all'alba di un giorno non ben identificato attraversa i prati della Louisiana per raggiungere la chiesa dove il padre, che è un prete, sta facendo la messa mattutina della domenica mattina, e lui arriva distrutto con la faccia graffiata da un artiglio, e lì si apre il film che racconta poi come si è arrivati a questo, e si concluderà poi appunto con questa scena. Quindi già da qui è la classica struttura circolare che puzza proprio di vecchio e stravecchio, non così tanto per dire, di più, cioè è proprio una cosa vista 10.000 volte, è una struttura standard. Quindi già da questo si capisce che è uno script proprio standard per il popolo, per intrattenimento,
basilare su una formula già preconfezionata, vista tantissime volte. Ma questo sarebbe il meno peggio, perché comunque le storie sono tutte uguali, cioè l'umanità racconta sempre le stesse storie, al cinema si raccontano sempre le stesse storie e la storia per sua natura intrinseca ha una struttura circolare, quindi quello sarebbe qualcosa di totalmente accettabile, anche se non proprio originale. E inizia il film e quindi vediamo il ritorno dei due gangster, dei due fratelli, e li rivediamo ricontattare il vagabondo che suona, che diciamo una delle qualità più belle del film è che è tutto ruota tutto attorno alla musica blues, e comunque è un film dove la musica è fondamentale. Quindi i due fratelli ritrovano, tra cui appunto il cuginetto protagonista, tutta una serie di personaggi che dovranno suonare o fare il buttafuori, ma soprattutto appunto suonare chitarra, fisarmonica per questa serata di festa alcolica dedicata ai neri, a tutta la comunità nera, e più altre persone, chi dovrà servire ai tavoli, eccetera eccetera, chi farà il buttafuori, tutti i loro vecchi amici, fratelli neri. E qui inizia una parte del film che devo dire mi ha molto sorpreso perché è fatta benissimo, la fotografia è stupenda, ricorda un po' appunto queste fotografie della Louisiana, come dire, queste fotografie di comunità di afroamericani, con questi primi piani stupendi, con questa fotogenia appunto della pelle nera al sole, queste distese di campi di cotone, tutto molto bello, tra cui anche la performance degli attori notevolissima, i dialoghi scritti bene, non banali, e tutto il meccanismo che avvia la storia molto stuzzicante, molto promettente, cioè una storia originale che comunque vive anche di momenti musicali che invadono la sala, specialmente se lo vedete in una sala iSense con l'audio quello potenziato. Io l'ho visto lì e il film è veramente interessante, potente, con queste accensioni musicali, e ricorda un po' per certi versi nella prima parte della festa qualcosa di Babylon, per esempio. C'è un piano sequenza perché poi allestiranno il locale, compreranno la segheria e ci sarà l'inaugurazione questo sabato sera di questo locale, e lì il film diventa sempre più scatenato, sempre più debordante. C'è questo piano sequenza lunghissimo, spettacolare, in cui tutti ballano, entrano, escono personaggi, e a un certo punto appaiono gli spiriti dentro il piano sequenza. Quindi il piano sequenza inizia con le persone che realmente stanno ballando nel locale, ma poi si arricchisce di tutti spiriti, personaggi di tutte le nazionalità, di tutte le etnie, con vari costumi, che ballano, insomma i vivi ballano insieme ai morti. E anche questo però poi a posteriori si rivelerà un cliché, perché in tutti i film ad alto budget di Hollywood ormai oggi c'è questo incredibile piano sequenza senza stacchi, super spettacolare, in cui come per magia, non si sa come, l'operatore riesce a disegnare delle traiettorie pazzesche, coreografiche, e tutti i personaggi entrano ed escono, si arriva in primo piano, ci si allontana dal primo piano. Non so, a un regista come me, indipendente, fa piccoli film con piccoli budget, sembra qualcosa di veramente
impossibile. È come un Fellini potenziato all'ennesima potenza. Fellini anche lavorava così, ma erano dei piani sequenza con un certo rigore e con un certo numero di personaggi. Qui proprio è come se gli studios hollywoodiani volessero sempre sparare col cannone più potente degli altri cannoni, sempre spararla grossa, ecco. Infatti il piano sequenza ricorda un po' quello di Babylon, ricorda un po' anche quello di Bardo, di Inarritu, in certi piani sequenza che sono forse la parte peggiore del film Bardo, che è secondo me un capolavoro, ma che in alcuni punti appunto deborda con questo stile hollywoodiano del cannone che deve per forza spararla non grossa, di più gigantesca. E ci sono questi piani sequenza che in un contesto di un film d'autore come Bardo secondo me sono fuori luogo. Però ritornando a questo è un film invece che ha un'impronta mainstream fin dall'inizio, ma ripeto, nella prima parte ci sembra di assistere a qualcosa di veramente interessante, a questa commissione tra cinema e blues, e a questi personaggi veri, proprio recitati in maniera davvero convincente e appassionata da tutti gli attori del cast, compreso la bravissima moglie a cui il gangster protagonista interpretato da Michael B. Jordan torna e con cui riallaccia la relazione, una grassa matrona nera che veramente recita il suo ruolo in maniera eccezionale. A questo punto c'è una dissociazione proprio di personalità, come se qualcuno fosse piombato nella sala di montaggio del regista, l'avesse cacciato a forza con un paio di buttafuori e si fosse messo al software di montaggio tagliando metà dell'ultima parte del film e mettendoci qualcosa che aveva in mente lui. Qui inizia la deriva horror del film, cioè anche come inizia davvero non si capisce, cioè il film sta raccontando questa storia, no? A un certo punto c'è un taglio netto e si vedono tre bianchi, si immagina di origini irlandesi perché poi cantano e ballano canti irlandesi, comunque tre bianchi suprematisti, perché poi nel film c'è è un film che si basa sulla propaganda, su uno dei soliti cardini principali della propaganda, cioè quella dell'antirazzismo, insomma, per carità, io sono completamente a favore dell'uguaglianza, sono assolutamente convinto dell'uguaglianza di tutte le razze, gialli, verdi, rossi, neri, di tutti i colori. Però diciamo che qui ritorna una delle grandi menate propagandistiche del cinema per cui si fanno i film, cioè per cui i film vengono finanziati, altrimenti non esisterebbero. E quindi è quella della razza nera messa al centro dell'attenzione e comunque vessata da suprematisti bianchi, e qui poi c'è pure l'ombra del Ku Klux Klan. Allora qui quando qualcuno, evidentemente qualcuno che lavora nello studio, la produzione del film, non so chi c'è dietro, fa un casino totale, cioè vuole mettere horror, in particolare un horror di vampiri che ricorda un po' certi film di Sam Raimi, ma anche il film di Will Smith, come si chiamava? Adesso non mi viene in mente. Insomma, questi film dove i vampiri, oltre che ad avere due canini lunghi, sono anche, al contrario del film di Murnau o di Dreyer,
vampire non sono lenti affatto, sono mostri che volano velocissimi, capaci di fare qualunque acrobazia fisica. E quindi questo piccolo gruppo di 3 personaggi compare improvvisamente nel film, proprio come se qualcuno fosse entrato nella sala di montaggio del regista e gli avesse proprio incollato nella timeline del montaggio un altro film. E infatti lì al momento mi sono chiesto: ma questi 3 personaggi chi sono? Da dove? Perché fino a quel momento è tutto orchestrato bene, cioè tutti i personaggi sono stati introdotti e hanno un motivo di essere, sono tutti interessanti. Spuntano fuori questi 3 personaggi che vanno nella fattoria di 2 coniugi e li assassinano, li mangiano vivi perché sono dei vampiri. Noi in questo momento non conosciamo né questi 3 personaggi né questi 2 della fattoria, e va bene, uno può accettare questo, nel senso è stata una presentazione un po' sgangherata di una sezione collaterale del film che ci serve però adesso a proseguire il racconto. Invece il film prende tutta un'altra piega. Mentre prima si era dilettato in questa parvenza di cinema d'autore, però fatto veramente bene, benissimo, spettacolare, anche da un punto di vista visivo, delle inquadrature, il montaggio funziona, non è scontato, non è il montaggio tipico del mainstream. Adesso incomincia una carneficina horror, cioè un crescendo fino a un certo punto interessante, fin quando la cosa rimane in una specie di trattativa tra questi vivi neri e questi non vivi, questi mostri, questi demoni bianchi suprematisti, tra virgolette nel sottotesto c'è questo, e fin lì rimane ancora originale perché è una trattativa di quel tipo tra vampiri, mostri e umani. Si è vista raramente al cinema, funziona, è particolare, è avvincente. E poi invece inizia la carneficina standard, il sangue, lo splatter, e poi sul finire gli effettoni speciali, i corpi che bruciano, insomma qualcosa che ricorda un film di Sam Raimi, tutto orientato su questa notte di demoni fino all'eccesso. E lì qui il film si perde, cioè nel senso che è un altro film, non è più lo stesso film. E tutto questo spessore interessante, psicologico dei 2 fratelli che tornano, della vita che vogliono ricostruire, che ha un respiro anche epico con le inquadrature dei campi della Louisiana, dei campi di cotone, e di tutta una serie di particolari disseminati anche nei dialoghi, muore in una carneficina che forse non l'ho capito bene, devo dire la verità, perché qui il film poi nel finale aggiunge anche un secondo finale di azione con i bianchi razzisti della zona, il bianco da cui ha comprato la segheria. Non so, forse sono io che non riesco ad associare bene le idee, ma a me mi è sembrata una gran confusione, mescolare almeno 2, e nella parte finale c'è anche appunto questo terzo film che non c'entrano nulla, cambia proprio la personalità del film, e qui avviene il crogiolo dei luoghi comuni, dell'horror splatter, in cui appunto siamo i personaggi asserragliati dentro questa segheria trasformata in un locale
per la festa si devono difendere fino all'alba affinché i vampiri poi siano costretti a dileguarsi o muoiano con la luce del sole. E qui il film va avanti un po' per forzature e per cliché, luoghi comuni che dalla Notte dei Morti Viventi di Romero fino ad oggi hanno prodotto migliaia di film. Qui non sono i morti viventi, non sono gli zombie, sono i vampiri, però insomma più o meno si avvicinano alla casa ciondolando come dei morti viventi. Praticamente tutti hanno sfruttato questi cliché, anche Jim Jarmusch, che è un po' l'astro del cinema indipendente più famoso oggi in America, eppure anche lui si è dilettato nel cinema degli zombie. E qui niente, il film si perde, si rivela per quello che è un prodotto fatto da un regista che lavora nel cinema mainstream, che più mainstream non si può, nel sistema degli studios, che ha fatto dei prodotti Black Panther, quindi prodotti Marvel, di quello che viene definito un Marvel Cinematic Universe, e che dal mio punto di vista non è neanche classificabile come cinema, ecco, è qualcosa che incassa miliardi, che funziona moltissimo e che piace ai ragazzini di tutto il mondo, agli adolescenti, anche a qualche adulto, però diciamo che è fuori da ogni mio radar di arte cinematografica, non perché voglia essere snob, per carità, proprio perché non mi piace, anzi mi repelle piuttosto, mi fa abbastanza pena come forma cinematografica. E quindi quello che era tutta una potenzialità di talento della prima parte diventa un pasticcio, fatto benissimo, la confezione rimane altissima, anche gli effetti speciali, anche gli attori bianchi che interpretano i vampiri sono molto interessanti, molto convincenti, però ritorniamo in questo spara e ammazza, in questo splatter, in questi fiumi di sangue, con tutto questo crogiolo di luoghi comuni sui film di vampiri. Quindi, che dire, è un film che secondo me non può essere visto, però per godersi la prima metà, la prima parte, e comunque per chi non è alla ricerca di storie cinematografiche particolarmente rilevanti dal punto di vista del linguaggio, delle immagini, del film d'autore, va benissimo, però risulta poi alla fine un qualcosa di un'occasione mancata, ecco, perché se questo film avesse continuato tutta la sua prima parte, avesse continuato tutta la sua prima parte così come era iniziato, senza andare su questa deriva horror, su questa mix di elementi che portano tutto in confusione, sarebbe stato allora sì molto più interessante, sarebbe stato un film drammatico, una vicenda umana e anche gangsteristica, che avrebbe potuto portare lontano questo regista, in quanto la capacità di mischiare la musica blues con il cinema, con la forza di personaggi e attori molto convincenti, sarebbe risultato essere un qualcosa di molto più interessante.